Pose bannate nel bodybuilding, il perfetto anello di fidanzamento fra Gym Bro e l'ossessione per un personaggio storico da parte di qualcuno che non ti aspetteresti. Questo e altro in questo primo episodio di Cose che non sai sul bodybuilding. Ma prima, via con la sigla! Ebbene sì, questo è il nome di questa nuova rubrica non finalizzata a diventare un giornale sulle news attuali del bodybuilding, ma di diventare una serie di video con cadenza mensile dedicati a raccontarvi curiosità e dettagli nella storia della cultura fisica del bodybuilding, dettagli e retroscena, curiosità su figure importanti del culturismo, portarvi alla luce prodotti, anche i più assurdi, che hanno o che fanno ancora parte del bodybuilding attuale. Insomma, tutto ciò che potrebbe essere interessante agli occhi, alle orecchie e al palato di qualsiasi nerd dell'ipertrofia del bodybuilding. Tutte curiosità storiche abbastanza brevi, chi più chi meno, ma non per questo meno interessanti e non degne di essere raccontate almeno una volta. Quindi terminiamo questa prefazione e passiamo all'azione. Se pensavate fosse abitudine solo odierna quella di utilizzare la tecnologia e ad esempio l'intelligenza artificiale per autorealizzarsi dei programmi di allenamento, si spera su misura, senza pagare un personal trainer o senza mettersi a studiare, sappiate che questa non è affatto una tendenza solo moderna. Perché già negli anni 80 o più verso fine anni 80, nelle riviste italiane del settore, tipo Sportman, potevi comprare il Body Perfect. Questo rivoluzionario prodotto, nato da una collaborazione fra Larry Scott, primo Mister Olympia, un ingegnere elettronico dell'Università Americana di Montreal di medicina sportiva e il centro di ricerca medica della Fussy Wader, si proponeva al mondo come programma realizzato per elaborare tabelle di allenamento personalizzate e di sfruttare al meglio il vostro potenziale genetico, indicando gli esercizi, il numero di ripetizioni e il peso in ogni movimento. Il tutto grazie a complessi calcoli matematici e a delle percentuali ricavate da 6 massimali in 6 esercizi chiave, i quali ahimè rimangono sconosciuti. Se lo volevi avere tuo però erano ben 1.490.000 lire più IVA. Se invece volevi direttamente acquistare un intero sistema hardware e fartelo installare direttamente dallo staff della Fussy Wader Sport, erano stavolta 2.350.000 lire, più IVA. In questo prezzo avevi incluso l'apposito programma, ovviamente, l'apposito manuale, una descrizione accurata degli esercizi e il libro Metodo pratico di allenamento con le macchine per il bodybuilding. E in più il Vitamin Test, un'analisi computerizzata del tuo fabbisogno vitaminico. Se però pensate che la Fussy Wader Sport, storica azienda italiana, sia stata l'unica a produrre un prodotto del genere, sappiate che invece ce ne fu un'altra. La Ultimate Italia, infatti, una storica azienda di integratori italiana, aveva anch'essa verso fine anni 80, inizio anni 90, proposto il Perfect Body. Anch'esso un programma per computer memorizzato su un floppy disk, con la differenza che qui, tramite una plicometria fai da te illustrata nell'apposito libretto, si sarebbero dovuti mettere le misure ricavate nel programma. Questo programma, tramite una serie di calcoli e l'uso della formula di Jackson e Pollock, sarebbe riuscito, tramite la plicometria, a trovare la tua composizione corporea e da lì ti avrebbe proposto la dieta ideale, gli integratori necessari e anche il programma di allenamento adatto alle esigenze dell'interessato. All'epoca però, vuoi per il prezzo molto alto, vuoi per la particolarità del prodotto, questi oggetti non ebbero mai molto successo, anche perché la tecnologia in quegli anni non faceva parte della quotidianità come oggi. Ovviamente, non avendoli provati, non posso dire se questi prodotti siano efficaci allo scopo oppure no, quindi non voglio di certo denigrare le aziende che hanno voluto realizzare questi prodotti. Tuttavia, non so il perché, ma qualcosa mi dice che se fossero uscite nel mercato odierno avrebbero avuto molto più successo. Sapevate che fra le varie pose del bodybuilding, anche quelle non obbligatorie, ne esiste una che è stata bannata? La pose in questione si chiama Moon Pose o Glute Spread, di nomi ce ne sono tantissimi, e divenne popolare grazie ad atleti come Tom Platz, il quale ebbe un ruolo importantissimo nel dare importanza alle gambe nell'allenamento e a dargli un'ulteriore importanza nella valutazione delle competizioni di bodybuilding. La posa era nata con l'intenzione di mostrare in maniera localizzata
focalizzata, glutei, femorali e polpacci, e soprattutto di vedere la separazione e la definizione tra il gluteo, l'interno coscia, i femorali, una delle zone più difficili da ripulire di grasso. Questa posa venne bannata perché venne vista come ridicola, mal vista e perché si temeva potesse far intravedere le parti intime dell'atleta, maschio o femmina che sia. Oltretutto, ricordiamolo perché sicuramente avrà influenzato un po' la cosa, siamo negli anni 80, la società del tempo vedeva l'omosessualità in maniera diversa rispetto a oggi e il bodybuilding spesso veniva etichettato come una cosiddetta disciplina per omosessuali, per cui, nonostante si trattasse pur sempre di una gara di bodybuilding, una posa del genere veniva comunque vista come volgare. Così la IFBB Professional League, ma anche la National Physique Committee e altre federazioni ufficializzarono il banno di questa posa. Bisogna però fare anche un'altra considerazione. Se è vero che negli anni 80 finalmente si dà importanza allo sviluppo delle gambe nelle competizioni di bodybuilding, questa cosa in realtà era riferita principalmente ai quadricipiti e ai polpacci al massimo. Lo stesso Tom Platz in un'intervista, ma anche in tanti seminari, confessò che uno dei motivi per cui andava a svolgere uno squat così verticale, oppure perché evitava di svolgere stacchi o stacchi a gambe tese, era proprio per minimizzare lo sviluppo del gluteo, dando così l'impressione che il quadricipite sembrasse ancora più grosso. È intuibile quindi ipotizzare che addirittura svolgere una posizione, una posa dedicata a esaltare quella parte non andasse particolarmente a cambiare le sorti della competizione a tuo favore. L'importanza del gluteo e dei femorali nelle competizioni di bodybuilding inizierà seriamente verso gli anni 90 con rivoluzionarie definizioni e masse muscolari caratteristiche di quel periodo, portate da Dorian Yates e soprattutto da Ronnie Coleman, rivoluzioni che però non bastarono a riportare la moon pose tra le pose anche non obbligatorie delle gare di bodybuilding, in quanto tutt'oggi è ancora bannata. Ok, quella che sto per raccontare non è di certo un'informazione di rilevanza storica e ripetibile nel mondo del bodybuilding, ma credo sia abbastanza figa da ricevere la vostra attenzione. Sapevate che esiste un libro di bodybuilding scritto da Triple H? Capisco che, data la sua disciplina, possa sembrare strano, ma dalle mie ricerche pare che questo sia l'unico libro del genere scritto da un wrestler della WWE e probabilmente questo è per un semplice motivo, e cioè che Paul Michael Levesque, in arte Triple H, si avvicinò al wrestling proprio grazie al bodybuilding, iniziandolo a 14 anni e continuando fino a 19-20 anni, vincendo anche delle gare giovanili, tra cui il Mr. Teenage New Hampshire nel 1988. Per Paul però il vero obiettivo era il wrestling e grazie a Ted Arcidi, un powerlifter con una breve ma affermata carriera nel wrestling, riuscì a farsi prendere in una importante scuola nel Massachusetts, la Walter Kowalski Pro Wrestling School, e diventando il wrestler che tutti conosciamo. Lo scritto si propone sia come autobiografia che come libro di allenamento, dove Triple H va a descrivere gli esercizi, i programmi di allenamento, sia leggeri che pesanti, consigli alimentari, tecniche di allenamento, eccetera eccetera. Tra queste vale la pena raccontarla Conia una nuova tecnica di intensità, le Triple H Burns, una tecnica nata sotto consiglio di Charles Glass, famoso preparatore di bodybuilding, con l'intenzione di aumentare l'intensità dell'allenamento delle gambe senza aumentare il carico. Senza una pausa fra i set, selezionate un peso moderato e fate 15 ripetizioni alla leg press, tenendo per 15 secondi la 15ª ripetizione in posizione di flessione, in flexed position, stessa logica per 12 ripetizioni, quindi 12 ripetizioni e la 12ª ripetizione la tenete per 12 secondi, poi 10 ripetizioni, poi 7 ripetizioni, poi 6 ripetizioni, poi 5 ripetizioni, poi 4 ripetizioni, poi 3 ripetizioni, poi 2 ripetizioni e poi una ripetizione. Sia chiaro, è un libro datato, scritto da un atleta di wrestling che nella sua carriera ha fatto anche uso di sostanze dopanti, non voglio fargliene una colpa, ma non me la sento ovviamente di consigliarlo come libro a un neofita che vuole imparare ad allenarsi, né tantomeno lo proporrei come un programma, un libro obbligatorio nella facoltà di scienze motorie, ma una lettura, tutto sommato, per un fan dell'ipertrofia, per un nerd dell'ipertrofia, ma anche del wrestling, se la può meritare. Credo voi sappiate che la IFBB, la International Federation of Bodybuilders, sia stata fondata da due fratelli. Il primo, Joseph Weider, o meglio conosciuto come Joe Weider, e il secondo, da Benjamin Weider, in arte Ben Weider. E se per Joe Weider la sua principale ossessione era il bodybuilding, per Ben Weider ce n'erano ben due. Il bodybuilding
e Napoleone. Non ho idea da dove sia nata questa sua passione per questo noto personaggio storico, ma fatto sta che fino alla sua morte Ben Weider ha contribuito ed è stato riconosciuto come uno dei massimi esperti di storia napoleonica, nonché uno dei primi sostenitori, forse il primo sostenitore, a credere alla teoria secondo cui Napoleone fosse morto per via di avvelenamento da arsenico. Teoria che propose grazie a un'analisi nella quale utilizzò una ciocca di capelli appartenuta all'imperatore, dentro la quale disse di aver trovato, grazie sempre a questa analisi, una massiccia dose di arsenico. Nella sua vita Ben Weider collaborò alla realizzazione di ben 4 libri su Napoleone: Assassination at St. Helena nel 1978, L'assassinio di Napoleone, un bestseller recuperabile anche in italiano, The Man Who Shaped Europe nel 2000 o 2003, dipende dalle fonti, e nel 2007, neanche un anno prima della sua morte, nel libro Wars Against Napoleon. Negli anni 90 fonderà la International Napoleonic Society e avrà anche un proprio sito tuttora attivo chiamato Napoleonic Series, e creerà anche un apposito giornale dedicato ad accumulare tutti gli articoli su Napoleone, titolato The Napoleonic Scholarship. Ma non si fermerà qui, perché dedicherà e realizzerà dei veri e propri congressi internazionali, con prima sede ad Alessandra in Italia nel 1997, dedicati appositamente a parlare di Napoleone. Tutte queste ricerche e questi sforzi gli faranno guadagnare infiniti premi e riconoscimenti da varie figure e da varie università. Gli permisero di piantare un albero nel giardino della vecchia tomba di Napoleone, quella situata nell'isola di Sant'Elena, e gli fecero guadagnare una croce di cavaliere da parte della Legion d'Onore in Francia, uno dei titoli di onorificenza francesi più alti, inaugurato, guarda caso, da Napoleone nel 1802. A proposito, parlando di premiazioni, anche se questo non credo proprio sia legato ai suoi studi su Napoleone, pare che Ben Weider nel 1984 sia stato nominato come candidato per il premio Nobel della pace. Questa informazione però è da prendere con le pinze, in quanto, nel caso non lo sappiate, le candidature rimangono segretate per 50 anni, a meno che il proponente non vada a divulgare pubblicamente il nome. Siccome non ho trovato prove di questo, però, vi saluto e ci rivediamo per la verifica nel 2034. L'ultimo atto da parte di Ben Weider per Napoleone fu quello di donare la sua intera collezione privata, una delle collezioni private di cimeli napoleonici più grandi al mondo, al Montreal Museum of Fine Arts in Canada, e pare che dovesse lui stesso inaugurare questa galleria, ma morì una settimana prima dell'inaugurazione di questa galleria. Insomma, questa storia può insegnarci che, come è sano e importante andare in palestra, è importante coltivare anche altri hobby oltre alla palestra. Non troppo tempo fa era esploso da parte dell'Eleico, una famosissima azienda di bilancieri professionistici, un prodotto tanto inutile quanto assolutamente figo, e sto parlando dell'Ivimag. Una tazza fatta interamente di acciaio inossidabile, dal peso di 8,5 kg, progettata col fine di allenare la forza di presa già di prima mattina e di mettere in dubbio lo svolgimento della tua colazione. Prodotto che in realtà è perfettamente in linea con la prima etica aziendale della Eleico, perché quest'ultima, prima di realizzare bilancieri, nel caso non lo sappiate, produceva elettrodomestici da cucina. Soprattutto macchine per i waffle. Ma se io vi dicessi che la Rogue, storica azienda di bilancieri americana, ha voluto fare un passo in più? Perché se dovete bere, dovete anche mangiare, e se dovete mangiare, dovrete anche cucinare, e non c'è niente di più adatto allo scopo che la Rogue Cast Iron Deep Dish Skillet. Una pentola da cucina in ghisa dal peso di 14,5 kg, un'altezza di 5 cm e un diametro di 36 cm, che, contando anche le maniglie, arriva a 45 cm, lo stesso di un disco olimpionico. Se ne vuoi una, descritta come già pronta all'uso appena arrivata, sono ben $195. Tuttavia non sono sicuro che questo prodotto sia ordinabile dall'Europa, e non voglio neanche sapere quanto verrebbe a costare la spedizione e tutte le tasse di importazione. Ti consiglio per sicurezza di fare già qualche ora di straordinari. Se però avete meno disponibilità economica e siete pronti a una dichiarazione d'amore anche verso voi stessi, l'anello Knurl Ring della Rogue è il caso vostro. Realizzato in acciaio inossidabile e con una zigrinatura centrale fatta a mano, sia per uomini che per donne. Il tutto
presentabile con un'apposita scatoletta Rogue e un inserto fatto in cordura rossa. Prego, non c'è di che.